Immaginate di imbarcarvi in un'emozionante spedizione archeologica. Spazzoliamo via con cura strati di terra per scoprire i segreti del passato. Proprio come gli archeologi, le aziende devono scavare nella loro storia finanziaria per comprendere il loro presente e il loro futuro. È qui che entra in gioco l'affascinante mondo dell'analisi del flusso di cassa. Il flusso di cassa è la linfa vitale di qualsiasi attività commerciale. Rappresenta il movimento di denaro in entrata e in uscita da un'azienda. Analizzando le tendenze del flusso di cassa nel tempo, otteniamo informazioni preziose sulla salute finanziaria e sulla sostenibilità di un'organizzazione. È come fare un viaggio nel tempo per capire la storia finanziaria di un'azienda. Capire il flusso di cassa non è solo per gli esperti finanziari. Che tu sia un imprenditore esperto o che abbia appena iniziato, afferrare le basi dell'analisi del flusso di cassa è essenziale. Si tratta di diventare fluenti dal punto di vista finanziario, in modo da poter prendere decisioni informate e districarsi nelle complessità del mondo degli affari. Proprio come un archeologo analizza meticolosamente ogni reperto, dobbiamo esaminare attentamente gli elementi del flusso di cassa per sbloccarne i segreti. Quindi, iniziamo la nostra esplorazione e scopriamo insieme il potere dell'analisi del flusso di cassa. Prima di intraprendere il nostro viaggio nel tempo, definiamo prima il terreno che esploreremo. Il flusso di cassa è semplicemente il movimento di denaro, sia in entrata che in uscita, all'interno di un'azienda. Pensala come il flusso dell'acqua in un fiume. L'acqua che scorre nel fiume rappresenta le entrate di cassa, che sono i ricavi e le altre entrate che un'azienda genera. L'acqua che esce dal fiume rappresenta le uscite di cassa, che sono le spese e i pagamenti effettuati dall'azienda. L'analisi del flusso di cassa comporta il monitoraggio di queste entrate e uscite in un periodo di tempo specifico, come un anno finanziario o un trimestre. Questo ci consente di vedere quanti soldi genera un'azienda dalle sue operazioni, quanto investe e quanto utilizza per le attività di finanziamento. Comprendendo questi diversi aspetti del flusso di cassa, possiamo ottenere un quadro completo della salute finanziaria di un'azienda. Possiamo vedere da dove provengono i soldi, dove vanno e identificare eventuali potenziali aree di preoccupazione. Nella prossima sezione inizieremo la nostra indagine raccogliendo i dati necessari per condurre la nostra analisi. Il nostro scavo archeologico inizia con la meticolosa raccolta di manufatti. Allo stesso modo, la nostra analisi del flusso di cassa inizia con la raccolta dei dati finanziari necessari. Questi dati fungeranno da elementi costitutivi per la nostra analisi. La fonte primaria dei nostri dati saranno i bilanci dell'azienda, in particolare il conto economico e il rendiconto finanziario. Il conto economico fornisce un riepilogo dei ricavi e delle spese dell'azienda in un periodo di tempo specifico, mentre il rendiconto finanziario tiene traccia del movimento di cassa. Esamineremo attentamente questi rendiconti, cercando informazioni sulle entrate di cassa derivanti dalla gestione operativa, come i ricavi delle vendite e le commissioni per servizi. Annoteremo anche le uscite di cassa relative a spese come stipendi, affitto e acquisto di scorte. Oltre ai bilanci, esploreremo anche altre fonti di informazione pertinenti, come estratti conto bancari, registrazioni degli investimenti e contratti di prestito. Questi documenti forniranno ulteriori dettagli sulle entrate e uscite di cassa dell'azienda. Raccogliendo meticolosamente tutti i dati necessari, creeremo un quadro completo dei modelli di flusso di cassa dell'azienda. Questa sarà la base per la nostra analisi man mano che andiamo avanti. Ricostruire il puzzle, organizzare i dati. Una volta raccolti i nostri manufatti, dobbiamo pulirli e classificarli attentamente per comprenderne il significato. Allo stesso modo, il passaggio successivo nella nostra analisi del flusso di cassa consiste nell'organizzare i dati raccolti in un formato chiaro e conciso. Possiamo utilizzare fogli di calcolo o software di contabilità per creare una tabella strutturata per i nostri dati. Creeremo colonne separate per ogni periodo che stiamo analizzando
come mesi, trimestri o anni. Quindi classificheremo i dati in diverse sezioni in base alla fonte del flusso di cassa. Ad esempio, possiamo avere sezioni separate per le attività operative, le attività di investimento e le attività di finanziamento. All'interno di ogni sezione classificheremo ulteriormente i dati in base al tipo specifico di entrata o uscita. Questo formato organizzato renderà più semplice analizzare i dati e identificare le tendenze nel tempo. Disponendo meticolosamente i dati, li trasformiamo da una raccolta di numeri in una narrazione significativa. Questo quadro organizzato ci permetterà di vedere il quadro generale e trarre preziose informazioni dalle informazioni. La grande rivelazione. Calcolo del flusso di cassa netto. Con i nostri manufatti puliti e classificati, possiamo iniziare a ricostruire la storia che raccontano. Nella nostra analisi del flusso di cassa, il passaggio successivo consiste nel calcolare il flusso di cassa netto per ciascun periodo. Il flusso di cassa netto rappresenta la differenza tra le entrate e le uscite di cassa di un'azienda durante un periodo di tempo specifico. È un indicatore cruciale della salute finanziaria di un'azienda, in quanto mostra se l'azienda sta generando più liquidità di quanta ne spenda. Per calcolare il flusso di cassa netto, sottrarremo le uscite di cassa totali dalle entrate di cassa totali per ciascun periodo. Un flusso di cassa netto positivo indica che l'azienda ha generato più liquidità di quanta ne abbia utilizzata, mentre un flusso di cassa netto negativo indica il contrario. Calcolando il flusso di cassa netto per ciascun periodo, creeremo un quadro chiaro dei modelli di flusso di cassa dell'azienda nel tempo. Questo evidenzierà i periodi di forte generazione di cassa e i periodi in cui il flusso di cassa è stato limitato. Queste preziose informazioni saranno cruciali man mano che procederemo alla visualizzazione e all'analisi di queste tendenze nelle prossime fasi della nostra indagine.